In diretta dal tavolo Luigi 115 che ogni tanto mia moglie usa per truccarsi e che in questo momento è l'unico punto libero della casa, il travel tip di oggi che è qualcosa di veramente power, credetemi. Parliamo del peggiore incubo di tutti i viaggiatori abituali e occasionali quando si tratta di prendere un aereo, cioè i voli cancellati o i voli in ritardo. Quella situazione dove perdi la coincidenza, arrivi più tardi, un casino con il viaggio che hai prenotato, bla 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 bla. A qualcuno di voi sicuramente sarà successo di arrivare in aeroporto, guardare il tabellone delle partenze e vedere che a fianco alla propria destinazione c'è quella bella scritta rossa delayed or cancelled che non deve fare troppo piacere. A me grazie al cielo non è mai successo in questa modalità così a bruciapelo, però mi è successo in altri modi e quindi vi racconto la mia esperienza e qualche consiglio molto utile in queste circostanze. Partiamo dal presupposto che quando succede una roba del genere, quindi volo in ritardo cancellato, normalmente la compagnia aerea si sobbarca tutte le compensazioni del caso, per cui tu vai al desk o al check-in della tua compagnia e tipicamente ti trovano un posto su un altro aereo, in un modo o nell'altro ti fanno partire. Magari perdi del tempo, ma finisci lì. Se però volate con compagnie low cost, che per definizione sono low cost, quindi anche low servizio, un volo cancellato è semplicemente un volo cancellato, fine, non è che ti riproteggono su un altro volo, cioè lo fanno ma devi pagare il nuovo biglietto sostanzialmente. Quindi in generale, se devo darvi un primo consiglio per evitare di trovarvi in braghe di tela in aeroporto, è evitate le low cost, oppure se le prendete sapendo che ovviamente beneficiate del prezzo basso, siete pronti a affrontare eventuali effetti collaterali di questa politica, no? Ma normalmente una compagnia aerea più strutturata tende a proteggerti in qualunque modo, però delle volte questa cosa non basta, perché comunque sia tu puoi perdere coincidenze, puoi arrivare in estremo ritardo alla tua destinazione e avere disagi più o meno grandi. Ora, come molti di voi sapranno, c'è una legge europea che tutela i viaggiatori da questo punto di vista, cioè le compagnie che volano da e per l'Europa, che subiscono ritardi, cancellazioni, overbooking eccetera eccetera, sono tenute a risarcire il passeggero secondo una tabella che riguarda partenza, destinazione eccetera eccetera. Ora, questa cosa delle volte non è così semplice, nel senso che per far sì che una compagnia scucia dei soldi devi fare veramente la gincane, devi andare a scrivere a un ufficio, poi ti rispondono no, abbi pazienza, non è colpa nostra se abbiamo cancellato il volo, non è colpa nostra se c'era uno sciopero. Insomma, perdi un sacco di tempo, alla fine ti passa la voglia e fondamentalmente non rivedi mai i tuoi soldi. Vi racconto cosa è successo a me. Ad aprile di quest'anno io mi trovavo all'aeroporto di Francoforte con un volo per Mosca, al quale mi viene negato l'imbarco perché, stando alla Lufthansa, io non avevo documenti in regola. Ovviamente i miei documenti erano in regola perché avevo già viaggiato diverse volte in quel modo lì, ma loro sostenevano che con quei documenti io potevo viaggiare solamente in un aeroporto di Mosca e non in quello dove stavano andando loro. Non entro nei dettagli di questa storia perché voglio farci un Moscow Diaries per spiegarvi quanto sono incasinati con la burocrazia in Russia, quindi questa è un'altra storia. Sta di fatto che mi hanno lasciato a piedi perché dal loro punto di vista era un mio errore non avere i documenti in regola, per cui vado dall'Aeroflot, compro un altro biglietto per l'aeroporto buono, ovviamente lo pago di tasca mia, e arrivo a Mosca senza problemi. Una volta a Mosca, quando poi dovevo ritornare, il mio volo di ritorno partiva dall'aeroporto cattivo, sempre con la Lufthansa, quindi per evitare problemi ho comprato un altro volo dall'aeroporto buono, questa volta con l'Air France. Anche questo pagato di tasca mia, quindi capite che ho iniziato a buttare via un po' di soldi per questa faccenda dei documenti strani, e questa cosa, devo dirvi la verità, non mi faceva per niente piacere. Quindi in questo stato d'animo capite come mi sono sentito quando 2 giorni prima della partenza mi arriva una mail dell'Air France che dice che il mio volo è cancellato per via di uno sciopero. Non vi dico il nervoso perché butti via soldi, tempo eccetera eccetera, così chiamo il call center dell'Air France e loro in maniera molto gentile cercano di propormi delle soluzioni alternative. Il mio volo doveva partire alle 8 da Mosca e arrivare alle 2 a Torino. Loro mi propongono di partire alle 2 del pomeriggio e arrivare alle 10 di sera tramite KLM se non ricordo male, ma per me era troppo tardi, questa cosa non andava bene. Loro mi propongono un'altra soluzione per partire alle 7 e arrivare sempre alle 2, quindi sostanzialmente ritardo zero. Devo dire, ottimo servizio, sono stato molto contento di come mi hanno assistito in questa situazione, ma generalmente ogni compagnia si comporta molto bene da questo punto di vista. Ciò non toglie che, in base alle leggi europee, per quanto possa sembrare scorretto, la cancellazione del volo per motivi che la compagnia può controllare dà diritto a un rimborso. Siccome in quel momento mi giravano particolarmente le balle per aver perso tanti soldi, ho cercato delle informazioni su come ottenere questo rimborso, anche se lo ammetto non è la cosa più corretta del mondo perché l'Air France si è comportata molto bene nei miei confronti in quella circostanza. E veniamo dunque al grande travel tip di oggi, che è il sito in cui mi sono imbattuto nelle mie ricerche. Si chiama
www.airhelp.com. Da cosa ho capito, questo sito è una startup, diciamo, di avvocati che raccoglie automaticamente delle segnalazioni di voli in ritardo e cancellati e tutte insieme le porta alle varie compagnie aeree per ottenere i vari rimborsi. Fanno tutto in maniera automatizzata. Il meccanismo è molto semplice: tu vai sul loro sito, ti registri, login e password e seguendo la procedura guidata gli spieghi che cosa è successo, quindi quando dovevi partire, quando sei arrivato, quante ore di ritardo hai accumulato, perché ti hanno cancellato il volo, che giustificazioni ti hanno dato, come ti hanno assistito, come si sono comportati. Sono tutta una serie di cose che entrano all'interno di un algoritmo che si interfaccia con la tabella relativa a questa legge europea di cui stiamo parlando e loro ti dicono: ok, hai diritto a 100, 200, 300 fino a 600 euro di rimborso in base a quello che ti è successo. Ti chiedono di allegare il tuo documento, la carta d'imbarco, il biglietto elettronico, la prenotazione, insomma quei documenti che gli servono per dimostrare che tu effettivamente quel biglietto l'avevi comprato. Prima di far iniziare tutta la faccenda loro ti dicono: secondo noi tu hai diritto a 300 euro, di questi 300 sappi che 100 li teniamo noi perché è il nostro lavoro, gli altri 200 vanno a te. Ti sta bene? Se a te va bene, tu mandi avanti alla pratica e vedi che cosa succede. Ora, se noi prendiamo la tabella in questione, vediamo che le situazioni in cui loro ti possono dare un rimborso sono l'overbooking. Sull'overbooking sono cattivissimi, nel senso che anche se ti rimettono su un volo che parte alla stessa ora e arriva alla stessa ora, comunque ti devono dare veramente un botto di soldi. Cioè addirittura se devi fare un volo in sotto i 3500 km e loro ti mettono in overbooking, ti danno comunque sia 600 euro di rimborso, che sono parecchi. Se invece il volo è in ritardo e tu arrivi sotto le 2 ore di ritardo, non ti devono dare niente. Se il volo è stato cancellato, allora iniziano ad esserci soldi interessanti, che è stata esattamente la mia situazione. Premesso che questa cosa vale solamente per voli da e per l'Europa o all'interno degli Stati Uniti, e premesso oltretutto che il risarcimento si applica in condizioni che la compagnia aerea può controllare, cioè se si abbatte una tempesta sull'aeroporto di Milano e tutti i voli ritardano, non è che le compagnie devono andare in default per una giornata di brutto tempo, quindi quello fa parte del gioco, non è che si può controllare. Però per tutto il resto siamo tutelati. Nel mio caso, nella mia situazione, io avrei avuto diritto a 300 euro di rimborso. Tuttavia questo rimborso può essere dimezzato se la controproposta che ti fa la compagnia aerea ti fa arrivare in ritardo di meno di 2 ore, che è stata esattamente la mia situazione. Infatti alla fine della fiera io, anziché ricevere 300 euro di rimborso, ne ho ricevuti 200, di cui 50 sono andati ad AirHelp e 150 li ho presi io, che comunque mi ha fatto recuperare i soldi del biglietto in più che ho dovuto prendere per questa situazione. Quindi devo dire sono stato molto contento. Considerate che se io avessi accettato la prima offerta di Air France per arrivare a Torino alle 10 di sera anziché alle 2 del pomeriggio, mi avrebbero dovuto dare 600 euro, quindi non solo ci avrei ripreso i soldi dei 2 biglietti che ho preso in questa situazione, ma ci avrei anche guadagnato, cioè ci avrei fatto pure una cresta tra virgolette, il che ovviamente mi avrebbe fatto sentire una persona ancora più brutta di quella che già sono. Comunque sia, come dicevano i romani, dura lex sed lex. Un paio di mesi più avanti, sempre per uno stesso casino legato a sti maledetti documenti sbagliati che mi ha costretto a prendere altri voli, sempre con l'Air France tra l'altro, arrivo in aeroporto e scopro che l'aeromobile ha un guasto per cui il volo viene cancellato. Forte delle esperienze precedenti mi dico e vai che ci facciamo di nuovo la cresta. Faccio partire un'altra segnalazione con AirHelp, ma dal momento che l'Air France di nuovo mi aveva riprotetto di modo che io non avessi nessun ritardo e che questa volta il problema non era una cosa che potevano controllare, cioè si era rotto l'aereo, AirHelp mi aveva detto: secondo i nostri parametri tu non hai diritto a un risarcimento, per cui la pratica non è proprio partita. Giustamente loro non è che hanno interesse a scannare le compagnie aeree, loro portano avanti le cose dove possono guadagnare, il che è un ulteriore beneficio perché non ti dà false illusioni, cioè se loro portano avanti una pratica facilmente perché poi quei soldi loro li possono ottenere. Quindi questo è quanto per il travel tip di oggi. Se qualcuno di voi si trova in situazione di overbooking, ritardo o cancellazione del volo, tenga presente questo servizio perché è veramente molto interessante. Ovviamente, disclaimer per i rompipalle in ascolto, AirHelp non mi paga per questa cosa, semplicemente una condivisione di una roba che ho scoperto e che mi ha dato dei benefici. E a tal proposito, se c'è qualcuno di voi che conosce un servizio migliore, che funziona meglio, che è più semplice, che ti dà più soldi, non lo so, lo metta qui sotto nei commenti, ce lo faccia sapere, perché alla fine questo è il senso di Travel Tip. Quindi buon viaggio, sperando che non vi cancellino il volo, e al prossimo consiglio di viaggio.